Oggi tratteremo un argomento diverso. Ci sono molti libri che spiegano la psicologia, ricerche che richiedono anni, ma ci sono anche alcuni piccoli e semplici consigli e suggerimenti pratici che funzionano nella vita di tutti i giorni per ciascuno di noi. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei mostrarti a caso solo alcuni di questi piccoli e utili consigli che possono tra l'altro essere applicati fin da subito per vivere meglio con gli altri e raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi. Vediamoli insieme. Non iniziare mai una richiesta dicendo potresti? Questo fa sì che nella persona a cui ti rivolgi scatti un meccanismo psicologico che mette in secondo piano la tua richiesta in quanto è solo teorica. Quando vuoi qualcosa da qualcuno, benché il condizionale sia considerato educato, è meglio esprimersi con chiarezza, con frasi come per favore aiutami a fare questo. Parole semplici e dirette ma comunque cortesi. Se qualcuno con cui sta parlando sta cercando di evitare di rispondere ad una tua domanda che per te è importante, semplicemente fai una pausa durante la conversazione, mantenendo però il contatto visivo. Probabilmente la persona con cui stai parlando si sentirà un po' a disagio e per colmare il vuoto continuerà a parlare, magari rispondendoti proprio con i dettagli a cui eri interessato. Hai iniziato un nuovo lavoro e vorresti avere fin da subito un miglior rapporto con i tuoi colleghi? Anche se un'idea di come procedere nelle tue mansioni ce l'hai già, prova comunque a chiedere a qualcuno di spiegarti qualcosa. Potrai così capire le dinamiche dell'ufficio e soprattutto instaurare un rapporto più diretto con questa persona. Questo accorgimento ti permetterà pian piano di inserirti meglio nel nuovo ambiente. Se vuoi convincere qualcuno a fare qualcosa anche per se stesso, per il suo bene, accenna casualmente al fatto che probabilmente non sarebbe mai in grado di fare questa cosa. Molte persone farebbero di tutto per dimostrare che qualcuno sbaglia riguardo alle loro capacità. Un piccolo trucco per chi si chiede continuamente se ha portato a casa le chiavi o se ha chiuso la porta di casa è quello di dire una frase, o meglio ancora una parola totalmente assurda mentre si ripongono le chiavi o si chiude la porta. La parola può essere anche diversa ogni giorno. Ad esempio, prova a dire coniglio verde, è a caso, mentre chiudi la porta di casa. Quando ti chiederai se lo hai fatto o meno, la parola così assurda ti aiuterà a ricordare il momento esatto in cui stavi compiendo l'azione di cui ora stai dubitando. Quando qualcuno nel tuo team di lavoro o anche un tuo familiare è lento e magari anche svogliato, non è una buona idea quella di stimolarlo dicendo fai questo. Prova a dire qualcosa del tipo inizia con questo. Perché? Psicologicamente gli sembrerà di iniziare un qualcosa di piccolo e meno difficile. Dopo che avrà portato a termine il compito, questo primo compito, dovresti continuare dandogli un rinforzo positivo, dicendo magari molto bene, sei stato bravo. Questo è importante perché incentiverà la persona ad impegnarsi ancora, completando un compito più difficile, quando gli chiederai di continuare a farlo. Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato, ma non vuoi che l'altra persona pensi che tu la stia rimproverando troppo pesantemente, cambia il modo in cui costruisci la frase. Invece di dire ieri sera non hai chiuso la porta prima di uscire, potresti dire qualcosa più soft, come per esempio la porta è rimasta aperta ieri sera. L'altra persona capirà di aver sbagliato e probabilmente la prossima volta presterà più attenzione e tu non sembrerai quel qualcuno che punta sempre il dito.
Questi sono solo alcuni esempi di piccoli e semplici consigli psicologici che possiamo applicare nella nostra vita tutti i giorni, ma ce ne sono ancora molti altri di cui ti parlerò nei prossimi video. Ciao, a presto!